Ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi nuovo tutorial. Realizzeremo questo orecchino qui che ho deciso di chiamare fiori di pesco perché l'avevo iniziato un bel po' di tempo fa in abbinamento a questo bracciale che appunto si chiama fiori di pesco. Lo schema di questo bracciale lo troverete sul mio shop Etsy e appunto si chiama fiori di pesco. Mentre oggi vi spiegherò all'interno di questo video come realizzare il compagno di questo orecchino qui. Quindi iniziamo subito con la lista dei materiali. Per realizzare il nostro orecchino abbiamo bisogno di rocaille 11.0 dorate, io sto utilizzando queste qui della Toho, della stessa colorazione rocaille 15.0 appunto dorate. Utilizzeremo poi delle Cheops nella colorazione Light Gold Matte, delle perle da 4 mm, queste sono della Preziosa, dei mezzi cristalli da 3 mm e questi sono nella colorazione Rosaline AB. Poi ci servirà ovviamente del filo, io utilizzo il Fairline, ci servirà un perno a base piatta, io utilizzo questo, dovrebbe essere da 8 mm la piattina, con ovviamente il relativo gommino, farfallina, quello che avete. E come ago utilizzo un ago numero 12 perché andremo a ripassare più volte all'interno della lavorazione. Allora, il primo passaggio che dobbiamo fare è infilare l'ago in questo modo all'interno della prima Cheop e tirare il filo. Quindi abbiamo portato la Cheop alla fine del filo e adesso in pratica dobbiamo creare una sorta di ruota, come in questo caso dobbiamo chiuderle a cerchio. Quindi io vado a fare in questo modo, entro dal foro di uno dei lati appunto della Cheop, la porto alla fine del filo, ecco qua, e vado ad inserire 3 rocaille 15.0 e rientriamo nel secondo foro della Cheop stessa, ecco qua, e rientro nel secondo foro della Cheop e tiro il filo. Ripetiamo lo stesso passaggio, rientro nel foro laterale di una Cheop, l'ho portata alla fine del filo, ho inserito 3 rocaille 15.0 sull'ago e rientro nel secondo foro della stessa Cheop. Dobbiamo praticamente tenere le Cheop con la base larga con le perline sul lato esterno, mentre la punta sul lato interno. Ecco qui, dobbiamo continuare in questo modo fino a raggiungere il numero di 6 Cheop a ruota, considerando anche la prima. Poi vi farò vedere appunto come congiungere le due Cheop. Ci vediamo quando stiamo per terminare. Eccoci qui, allora in pratica come vedete io il filo che fuoriesce da questo foro qui, dobbiamo rientrare dal foro laterale della Cheop che si trova accanto, tirare il filo, ecco qui, e adesso vado a rimettere le 3 rocaille 15.0 nei due fori della Cheop. Allora adesso che cosa faccio? Prendo una rocaille 15.0, una perla da 4 mm e un'altra rocaille 15.0, ecco qui, e rientro nel foro della Cheop opposta. Dobbiamo ottenere in pratica questo risultato. Poi rientro nelle 3 rocaille 15.0 successive, ecco qui, tenendo sempre fermo questo filo qui che altrimenti se lo lasciate tende a disfare il lavoro, e inizio a inserire un mezzo cristallo da 3 mm tra una sequenza di 3 rocaille 15.0 e l'altra. Ecco qui, ripetiamo questo passaggio fino alla fine di tutto il giro. Come vedete ho il filo che fuoriesce da una sequenza di 3 perline, ecco qui, ho inserito 6 perline sull'ago 15.0 e rientro nella sequenza di 3 perline successive. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro. Eccoci qui, come vedete ho il filo che fuoriesce da questa sequenza di perline qui, giro il lavoro per comodità e rientro nelle prime 3 perline dell'archetto
che abbiamo fatto sul mezzo cristallo da 3 mm. Tiro il filo e vado a inserire sul lago una rocaille 15/0 per creare la punta del nostro archetto. Rientro infatti nelle 3 rocaille successive dell'archetto stesso. Ecco qui. Adesso in pratica dobbiamo ripetere questo passaggio su tutti gli archetti che si trovano sui mezzi cristallici. Vediamo quando abbiamo finito. Come vedete adesso il filo che fuoriesce sempre dalle 3 perline, ho inserito sul lago 5 rocaille 15/0 e vado a rientrare sempre nelle 3 perline successive. In questo modo andremo a creare una sorta di rete che ci servirà per incastonare il perno sul retro. Ecco qua, questo è il risultato finale. Come vedete appunto si è creato questo archetto qui e dobbiamo ripetere questo passaggio per tutta la circonferenza, quindi per tutti i gruppetti di 3. Ci vediamo quando abbiamo finito. Eccoci qui arrivati alla fine di questo passaggio e come vedete ho il filo che fuoriesce dalla perlina centrale del modulino di 5 che abbiamo appena inserito. Ho inserito 3 perline sul lago e praticamente devo rientrare nella perlina centrale della sequenza di 5 successiva. Ecco qui. Dobbiamo ripetere questo passaggio per tutto il giro. In questo modo andremo a stringere il retro per poi inserire il perno. Quindi ci vediamo quando ho finito. Eccoci qui, come vedete abbiamo terminato anche questo passaggio. Adesso ho il filo che fuoriesce da queste 3 perline qui e cosa facciamo? Inseriamo una rocaille 15/0 sul lago, eccola qui, e vado a rientrare nella sequenza di 3 perline successiva. Prima di procedere con l'inserimento delle altre rocaille vado a inserire il perno all'interno del nostro lavoro. Dopodiché continuiamo a inserire una rocaille tra i gruppetti di 3 e ci vediamo quando abbiamo finito. Ora in pratica ho il filo che fuoriesce da una delle 15/0 esterne che abbiamo appena inserito, ho inserito sul lago un'altra rocaille 15/0 e rientro nella rocaille 15/0 esterna successiva. Tiro il filo. Ripetiamo questo passaggio, quindi inseriamo tra le rocaille esterne una rocaille 15/0 e ci vediamo quando abbiamo terminato. Eccoci qui, abbiamo completato anche questo passaggio e come vedete ho il filo che fuoriesce da questa rocaille qui. Andiamo a lavorare un altro giro a peyote, quindi ho inserito un'altra rocaille 15/0 sul lago e rientro semplicemente nella rocaille esterna successiva. Ecco qui e continuiamo così fino a stringere ulteriormente la lavorazione. Eccoci qui, come vedete abbiamo realizzato anche un altro giro a peyote. Adesso io cosa vado a fare? Vado a ripassare il filo all'interno di tutte le perline che ho inserito. Come vedete il perno si è bloccato abbastanza, però io per bloccarlo ulteriormente faccio in questo modo: inserisco una rocaille 15/0 sul lago e rientro nella rocaille successiva. Basterà questa rocaille per stringere ulteriormente il tutto. Ecco qui, e continuate a ripassare il filo all'interno di queste perline fino a stringere bene la lavorazione. Dopo aver stretto bene il retro del nostro orecchino, ci portiamo con il filo che fuoriesce da una delle 15/0 esterne. Io ho il filo che fuoriesce appunto da questa perlina qui. Iniziamo a lavorare adesso con le 15/0, le 11/0 e le perle. Volendo potete lasciare anche l'orecchino così perché è terminato, ma io lo volevo un po' più completo e quindi ho continuato la lavorazione. Quindi prendo sul lago una sequenza composta da una 15/0, una 11/0, una perla da 4 mm, una 11/0 e una 15/0. Porto la sequenza alla fine del filo, quindi come vedete è questa, e rientro semplicemente nella 15/0 successiva.
Questo è il risultato. Dobbiamo ripetere questo passaggio per tutte le punte che si trovano sui nostri mezzi cristallici. Vediamo quando abbiamo finito. Dopo aver completato anche questo giro, come vedete, ho il filo che fuoriesce da una delle sequenze che abbiamo appena inserito. Ho tirato abbastanza bene la lavorazione e adesso andiamo a realizzare l'ultimo passaggio. Inserisco 3 rocaie 15 sull'ago e quello che devo fare è semplicemente rientrare nella sequenza di 5 perline successiva. Ripeto questo passaggio fino alla fine e ci vediamo quando avrò terminato. E questi sono i nostri orecchini fiori di pesco. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate con dei commenti qui sotto al video. Come sempre lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo con un altro tutorial. Un bacio, alla prossima, ciao!